Ciao a tutti amici e benvenuti a Synth Cloud con Daniele Manfredi e Alex. Mi ospitano qui per insomma, una recensione, il solito discorso, una chiacchierata che volevo fare su questo Korg D1. Prima devo fare una premessa, devo ringraziare gli amici di Musical Store 2005 che mi hanno mandato sia il basso che questa Korg D1, questo piano, e per farmeli provare, insomma, e anche per così dire la mia. Ora, chiaramente per quello che riguarda il basso, come sempre, l'ho utilizzato all'inizio del brano e come è successo in altri casi, vabbè, qui mi è stato, diciamo così, prestato per fare questo video. È un TMB30 della Ibanez, scala corta. Devo dire, insomma, avete sentito alla sua storia, cioè,
Adesso c'è anche da dire che ormai questi strumenti, diciamo così, economici sono diventati, cioè anche questi, anche quelli che non riguardano solo le tastiere, stanno diventando sempre meglio, quindi insomma è un piacere suonarli anche, ma anche in mano, cioè nel senso... E poi insomma stavo riascoltando quello che ho fatto prima, insomma, il basso si sente bene, fa il suo, quindi insomma... È il solito discorso, no? Cioè, con queste cose, diciamo così, economiche, oggigiorno si arriva molto lontano, una volta non era così. In particolare c'è una precisione, no, costruttiva che permette che l'intonazione, le cose, tutto intonato, tutto preciso. Poi è chiaro, ragazzi, che è normale che un musicista professionista vada a cercare uno strumento con cui sentirsi a suo agio in generale, però sapete meglio di me che ci sono fior di professionisti che poi alla fine vanno in giro con strumenti economici o quasi, magari perché hanno trovato la loro storia, come si suol dire lì dentro. Ma torniamo al piano, il Korg D1. Allora, la prima cosa che è successa quando l'ho acceso, l'ho messo in cuffia, sono rimasto, cioè nel senso che il primo impatto è veramente notevole. State sentendo anche voi, immagino che... In particolare il suono di pianoforte. Ci sono per ogni suono tre alternative che si chiamano, c'è il tasto bank che permette di cambiarlo, poi c'è un altro piano che è questo. E anche qui abbiamo questo honky tonk, diciamo. Poi c'è questo CP che devo dire è carino, insomma. Chiaramente, voglio dire, il livello dei suoni è, come spesso capita in questi strumenti, è così, è misto, no? Non come in altri casi, nel senso che qui il pianoforte è particolarmente bello e, per dire, il piano elettrico non è male, no? Chiaramente però nel caso del piano abbiamo una risposta più lineare, nel caso del piano elettrico si sente un pelino di più il gradino, però devo dire la verità che comunque il livello è molto alto per questo tipo di strumento che costa 600 euro, cioè nel senso nuovo. Vabbè, pedale sustain è compatto, il peso è veramente ottimo, nel senso che pesa pochissimo e fondamentalmente fa un po' di tutto, cioè Wurlitzer, tra l'altro carino. Questo è un bel suono, cioè non so come dire, stessa cosa vale per il Rhodes in realtà, no? E poi soprattutto, adesso viene il bello, la tastiera, cioè il tasto è veramente, cioè sembra il tasto di una roba...
ha detto roba che è bruttissimo, ma nel senso è il mio modo di dire, è il mio modo di parlare, cioè di una roba vera, no? Di uno strumento professionale, cioè il tasto è... Parlavamo prima con Daniele e Alex. Cioè, la risposta è vera, eh. Cioè, sto cercando, diciamo, anche un po' una giustificazione che può essere quella, dopo un po' si comincia a riconoscere un po' che un po' tutto si assesta a livello di campionamento, si sente, diciamo, che siamo di fronte a uno strumento di fascia bassa, no? Però ragazzi, cioè, la tastiera è mostruosa, i suoni, quelli che servono fondamentalmente sono belli. Questa è una cosa intelligente perché fare il piano elettrico col tasto bello che fa il piano forte bello e poi e poi il Rhodes è un DX e basta, per esempio, è una roba che è veramente fastidiosa, non so come dire, perché poi alla fine ti ritrovi a dire vabbè non lo prendo, non è che è fastidiosa, è controproducente, cioè nel senso qui bene o male uno devi fare una serata, ce la fai, hai bisogno di un Rhodes, hai bisogno di un Wurlitzer, poi rimangono anche in memoria i banchi che hai scelto, quindi per esempio qua c'è il Wurlitzer, Rhodes, pianoforte, equilibrati, ragionevolmente di qualità, nel senso per il prezzo che ha, e poi ripeto, compatta, piccola, tastiera bellissima. Comunque, vabbè, analizziamo un po' i suoni intanto. Questo è un altro piano, questo... Sembra appartenere al passato in qualche modo, probabilmente poi passiamo alla secondo pianoforte. Vorrei ricordare anche che per ognuno metto il primo piano, per esempio quello classico, quello diciamo che viene proposto come primo pianoforte, c'è la possibilità di cambiare la brilliance, quindi averlo un po' più aperto oppure un po' mellow, comunque così è medio, diciamo. C'ha una bella grinta, non so come dire. Questo è quello honky tonk che abbiamo visto prima. Questo è il CP, l'abbiamo già visto, molto, molto carino. Chiaro, non è... magari col chorus. Abbiamo il chorus, il reverbero. E poi possiamo scegliere il touch. Ci sono varie curve, così è molto morbida. Così è molto, molto più dura, ma secondo me a metà è abbastanza naturale. Io sì, forse a 3 per avere un po' di bisogno di dare. Poi abbiamo piani elettrici, anche qui si può usare il chorus. Anche sul reverbero si può lavorare, metterlo... insomma,
si può arrivare a classico FM, insomma, suona. Questo è un piano elettrico con un autopan. Ma devo dire che sinceramente non mi aspettavo questa, cioè, è intelligente questo piano qua. Non vi aspettate il suono delle ammiraglie della Korg, questo è naturale, però non lo so, è intelligente nel senso che con un questo è il famoso Wurlitzer, anche qui si può mettere il chorus. Mi sono messo a ridere quando ho fatto questo solo perché i vecchi come me sono affezionati a questo suono per gli Supertramp, quindi poi abbiamo chiaramente l'harpsichord che poi si trasforma. Questo lo devo riascoltare poi perché mi sembra un po' scavatino, gli manca. Non sento la media, quella aggressiva che secondo me è fondamentale sui clavinet. Sì, poteva essere, visto il resto, anche questo poteva essere più cattivello. Questo poi vabbè, quello diciamo col wah wah, un filtro che chiude. Sì, però il clavinet ci siamo e non ci siamo. Qui chiaramente si entra in tutti i mallet, come si dice, chitarra. Ma queste cose qui, insomma, sappiamo che... Sentiamo gli organi. Come sempre capita, come spesso capita nei piani digitali, l'organo è sempre un po', diciamo così, proprio di emergenza, no? Come dico sempre. Questi sono sempre ragionevolmente belli. Strings.
pad, cori, belli, belli. Chiaramente se noi vogliamo accoppiare degli archi, allora per esempio se io metto gli archi 2, esatto, e accoppio, sto accoppiando chiaramente il banco che ho scelto su quella categoria al piano. Quindi posso anche accoppiare il piano elettrico a un Wurlitzer. Sono tutte cose interessanti. Questo è un piano col CP. Comunque, insomma, se ne possono fare di cose, ma tornerei, diciamo così, alla base. Quindi direi piano elettrico, questo pianoforte, questo piano elettrico qui, e questo Wurlitzer qua. Questo è bello, eh? Molto bello. Piano elettrico. C'è una bella carogna e questo piano. Sembrano, allora, tutti quanti hanno comunque un atteggiamento abbastanza duro, muscolare, diciamo, non so come dire, quindi chiaramente da quel punto di vista lì come sempre va a gusti. Quello che vi posso garantire è che la tastiera è veramente incredibile, cioè il tasto è tosto ma bello, cioè nel senso bello da usare, quindi ottimo. Poi chiaramente ci sono tutte piccole funzioni, ma in realtà è abbastanza, come dire, semplice, no? Cioè fa la sua cosa bene, quello che deve fare. Allora, all'inizio ho detto che sono rimasto sbalordito, ma un po' me l'aspettavo, perché vedendo così il pacchetto anche proprio visivo, no? E considerando che è Korg, ho detto, vuoi vedere che hanno fatto una cosa giusta? E infatti hanno fatto una cosa giusta, la tastiera è veramente ottima. E chiaramente se vi interessano entrambi gli strumenti, quindi questo basso e questo piano, se lo comprate, qui sotto metto il link adesso, se lo comprate da Musical Store 2005 è cosa gradita, visto che insomma ci stiamo aiutando a vicenda, e questa è una cosa molto carina che spero insomma continuerà. E poi ringrazio SynthCloud per l'accoglienza, come sempre. Vabbè, insomma, sono spessissimo qua, poi ormai vivo qui, vivo in Puglia. Io vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo il link sotto il video per quello che riguarda questi prodotti. E poi, se vi interessa quello che faccio, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutte le mie cose, la mia musica e tutti, soprattutto i video divisi per categorie, dove trovate gli stage piano tutti assieme, gli organi, i cloni Hammond tutti assieme, insomma i synth tutti assieme, ed è facile da navigare.
Lì ci sono anche tutte le mie cose, quindi se vi interessa in generale andate a dare un'occhiata. Vi ringrazio, vi saluto ancora, vi mando un abbraccio, a sabato prossimo. Ciao ciao.